bella gente, benvenuti in questo terzo episodio del mio primo viaggio in Giappone. Oggi vi porto con me nell'Electric Town di Tokyo, ovvero Akihabara. Scorazzeremo insieme per la città e scopriremo i negozi pieni zeppi di cultura pop giapponese. Successivamente, dopo il classico riposino pomeridiano anti-jet lag, andremo a visitare i templi nascosti nel parco di Ueno, per poi saltare sulla prima metro direzione Shinjuku per passare la serata insieme a Kazumi e i suoi amici, in uno dei quartieri più affollati al mondo. Insomma, mettetevi comodi e partiamo senza indugi per questa nuova avventura. Skyline di Akihabara. Qui dicevo un caldo incredibile, però c'è vento, non è afoso. Non oso immaginare qui d'estate. Se si dovesse riassumere la vita di un giapponese a Tokyo è fila, perenne, alta fila, altra corsa, ma di solito dove c'è fila o c'è del gioco d'azzardo in mezzo o il cibo. In questo caso credo proprio il cibo, mi sa che vale la pena mangiare, cioè è indescrivibile il profumo di cibo che esce dai ristorantini qua. Siamo davanti a Mandarake, negozio di giocattoli. Sono penso 5 piani, anzi 8 piani, sono le 12 che hanno appena aperto. Vamos. Ragazzuoli, purtroppo appropinquandomi a fare foto e video mi sono accorto che non era permesso e quindi ho smesso di fare video subito dopo. Godetevi queste ultime immagini e passiamo subito alla mia recensione a caldo. Comunque vi posso dire che lì dentro è il paradiso assoluto per chi come me ama anime, manga e tutto ciò che riguarda la cultura giapponese. Direi 8 piani di piena cultura giapponese pop. Sono veramente muri di cose, muri di giocattoli, muri di manga, di DVD, di anime, incredibile. Quello che mi ha sorpreso di più è vedere gente di tutte le età. Ecco, tenete bene a mente questo fatto perché sarà un argomento ricorrente anche questa sera quando incontreremo gli amici di Kazumi. Anzi, c'è più gente adulta che bambini, ragazzi sui 30 anni, 20 anni e anche adulti, cinquantenni. Si sente che è proprio insita nella cultura manga e anime e del collezionismo, molto interessante. Penso ho fatto un po' di cultura. 間違いだらけでもいつかたどり着けるから夢を描いてきらめき現実味のない日々手間暇を積み上げる曖昧な未来地図忘れてた憧れに火をつける不確かな世界だな人に語えなきゃ始めたのは自分だ空まで響け Ben di Dio, ragazzi. Devo tenere ben saldo il portafoglio. Adesso è stata una mattinata bella pienotta, un sacco di cose nerd, quindi direi che voglio di trovare un posto dove sedermi tranquillo, una piazzetta, qualcosa. Dai! E ragazzoli, non so come, ma mi sono trovato in quello che penso sia un coworking giapponese, almeno, credo. E cos'è che non poteva mancare? Esatto, proprio una meravigliosa fila. Il nostro tempo ad Akihabara purtroppo è terminato e andiamo dritti verso la metro direzione Parco di Ueno, dove visiteremo i templi nascosti dall'interno del parco e questo non prima di essersi fatti una doccetta e un balletto tradizionale. この桐生八木節祭り in 浅草を盛り上げてまいりましょう。はい、踊ったことないからちょっとわからないよという方も大丈夫です。一周二周とね、一緒に踊っていく中で自然と体に染みついてきます。
E ragazzi, mentre stavo girando il video ne ero totalmente inconsapevole, ma quello a cui stavo assistendo era una rievocazione di uno dei più famosi matsuri delle prefetture di Gunma e Tochigi, ovvero il Kiryu Yagibushi Festival, famoso per la celeberrima danza e musica folcloristica chiamata appunto Yagibushi. Eccoci, allora sono al parco di Ueno e devo dire che c'è una parte in cui ci sono dei templi incredibilmente belli e è incredibile come ci sia un luogo così di pace all'interno di una città così caotica. Wow, sono stato lì 5 minuti e ho sentito proprio wow. Ed è veramente impressionante come in mezzo a grattacieli della città ci siano dei luoghi così pacifici e rispettati, soprattutto gente che continuamente va a pregare e fa donazioni ai kami. Finisce mai di stupirmi questo Giappone. Allora, diciamo che la pace che si percepisce nei templi è incredibile. Non ho mai detto incredibile oggi, mi ha impressionato la differenza di energia dei templi rispetto alla città in generale. Vedete qua dietro il tramonto, con le luci, e dietro i palazzi di Ueno e soprattutto le persone tanto distaccate ma allo stesso tempo comunque ricercano la spiritualità nel parco, nel tempio. Adesso vado a Shinjuku a trovare Kasumi, ceneremo con lei e in teoria poi raggiungiamo dei suoi amici. E sono le 5:30, li ritrovo alle 6:30, andiamo a mangiare qualcosa in un Yokocho, che è una zona dove ci sono dei bar, vedremo cosa ci riserverà la serata. Sono alla stazione di Shinjuku, dietro di me i grattacieli, grandine, un po' di luci, giusto? Dovete sapere che Omode Yokocho, ovvero il vicolo dei ricordi, è uno dei tanti suggestivi dedali di Tokyo, nonché il più famoso. Potete trovare una sordita scelta di izakaya nei quali stare convivialmente gomito a gomito con gli altri commensali gustando i vostri yakitori, piatto tipico tradizionale del vicolo, ma non solo. Insomma, un'esperienza unica e tipica, ma occhio che questo Yokocho è anche il più turistico, quindi come di consueto armatevi di pazienza e sintonizzatevi con lo spirito nipponico della fila. Adesso andiamo a Golden-gai, farò un giro per Shinjuku, let's go! Want to say hi from your back? Prima di addentrarci negli altrettanto stretti baretti di Golden-gai, affronteremo la caotica e illuminatissima zona di Kabukicho, sfiorando la via luci rosse di Shinjuku.
Dovete sapere che insieme a Shibuya, Shinjuku è famosa per essere una delle zone più affollate di Tokyo. Ma non solo, la zona è anche il luogo più ambiguo della metropoli, dove si possono trovare i rari fenomeni di disagio sociale nipponici, come senza tetto, persone in hangover pesante, oppure i famosi Toyoko Kids, ovvero gruppi di giovani emarginati o scappati dalla propria casa che si radunano nei pressi del Toho Building vicino alla Godzilla Street, proprio a Kabukicho, che attraverseremo per visitare la Kabukicho Tower. Diciamo che se volete sperimentare la vita notturna di Tokyo e scoprirne i lati meno composti e posati, Shinjuku è sicuramente una delle zone migliori. 100% real. Crazy stuff here in Japan. This area. Sometimes visit to know what's going on. Kabukicho Tower. Izakaya. People can eat and drink here. Sometimes DJs upstairs. Can we be louder? Dopo il silenzio zen sperimentato nei templi quest'oggi, non ero per niente preparato all'impatto con tutti quegli stimoli sonori e visivi. Vi assicuro che se non siete abituati sono veramente too much. Quindi, per la felicità anche di Kasumi, abbiamo deciso di levare le ancore dopo appena 5 minuti, per dirigerci verso la famosa area di Golden Gai, meta immancabile per gli amanti delle atmosfere giapponesi autentiche tra insegne retro e tipici baretti microscopici. That place was wow, oh my god, too much. Yeah. Too just Maybe cringe you have energy, you know? you have to overcome jet lag first, and then you have to be ready enough. E devo proprio ammettere che Kasumi aveva ragione, perché per affrontare Kabukicho e Shinjuku in generale è consigliato essere abbastanza preparati. Negozi di Halloween, gente ovunque e gente fuori di testa dappertutto. Heard anything about crazy Halloween in Shibuya? No, No. no. Okay. You shouldn't. I mean, like, That- just stay out of Shibuya on the Halloween day. Okay. It's crazy. Thanks for the advice. Shinjuku gets crazier. Ok. Siamo a Golden Gai e ha iniziato a piovere. Vamos! Wow! It's so unique. Golden Gai è un luogo turistico, ma è molto frequentato anche dai residenti. Infatti, insieme agli izakaya e ai pub in stile occidentale, è uno dei posti migliori per fare amicizia con i giapponesi in quel di Tokyo. D'altronde si sa, l'alcol e il cibo fanno crollare anche le barriere culturali e linguistiche più ostinate. E dopo questa toccata e fuga in questo luogo evocativo della Tokyo del passato, ci dirigeremo proprio verso un Irish bar per incontrare degli amici di Kasumi appassionati di cultura irlandese. 広いステージ想像してはあの日のガラガラのライブハウスを思い出す一体いつまで続くんだい一体どこまで行けるんだい Sabato sera in stazione di Shinkima, no, poche persone.
Amici miei, purtroppo non ho girato clip della serata perché mi sono goduto completamente la compagnia e le conversazioni. Mai mi sarei aspettato di immergermi così tanto nella cultura giapponese proprio in un Irish bar. Dovete sapere che per me la bellezza del viaggiare sta proprio nell'incontro con nuove persone che condividono orizzonti di vita e culture totalmente differenti. Questa sera alcuni dei presenti hanno condiviso con me la loro storia e le loro passioni e una delle cose che più mi ha meravigliato è stato il fatto di aver potuto parlare appassionatamente di anime e manga con una donna di circa 60 anni. Da quel che ho capito, gli anime, soprattutto, sono considerati alla stregua delle soap opere in Italia. Molte persone, anche adulte, fruiscono delle serie animate qui in Giappone. Questo spiega anche il fatto di quanto la rappresentazione animata sia preponderante non solo nelle pubblicità nipponiche, ma anche nelle rappresentazioni istituzionali. Con questo non voglio dire che tutti i giapponesi guardino anime, anzi, ma posso sicuramente dire che una grossa porzione della popolazione, anche adulta, lo fa. Sento di concludere questa meravigliosa giornata ringraziando profondamente Kasumi che ha sopportato me, le mie riprese e il casino di Shinjuku. Allo stesso modo ringrazio i suoi amici per avermi accolto con curiosità. Noi invece ci vediamo martedì prossimo per un nuovo episodio e ovviamente una nuova avventura insieme ai local. Grazie per essere stati con me fino ad ora e ciao!